Abbiamo preso una Super Mercedes, assetto racing, design unico. Nella parte bassa un pianale, tipo questo qua giù che è un portabici. Creare qua un mobile. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, buona domenica e bentornati sul canale. Per chi è la prima volta da queste parti, do un piccolo contesto, sono solamente video di uscite maxi enduro in moto su questo canale. Ma da oggi introduciamo un nuovo mezzo. Finalmente dopo anni senza auto, dove giravo solamente con la moto, è arrivato il momento di reintrodurre un mezzo a quattro ruote. Abbiamo preso una Super Mercedes, prestazioni esasperate, assetto racing, veramente un mezzo incredibile. Spazio di carico infinito, portelloni laterali, portellone dietro immenso, design unico, esclusivo. Veramente un'auto che non insegue le mode, diciamo che le mode le anticipa, le detta. Direi che è un mezzo che nonostante abbia una ventina d'anni, ancora oggi fa dire ma che cazzo è sta a fare? Adesso facciamo una cosa, vi prendete 30 secondi e provate a indovinare cos'è. Vi dico solamente che è una Mercedes e basta, non vi dico altro. Vediamo chi è che indovina. Non abbiate paura di essere giudicati, anche perché non sarete giudicati più di quanto non lo sarò io tra poco. Va bene, adesso però la faccio vedere, eh? Siete pronti? Eccola qua! Come mai ho deciso di prendere questo ferro vecchio qua? Inizialmente ero orientato verso un van di medie e grandi dimensioni. Il budget mi ha fatto desistere abbondantemente, ma rimane comunque il progetto nel cassetto. Cosa è successo? Che a Natale sono sceso giù per le vacanze a trovare i miei genitori in Toscana e un caro amico di famiglia mi ha detto che vendeva la sua auto, che era appunto la Vaneo. E niente, io sta macchina l'ho sempre avuta sott'occhio, ha solamente 150.000 km, unico proprietario, mai incidentata, tenuta con i guanti, a parte come vi farò vedere un po' di opere di detailing qua e là, semplicemente dall'utilizzo lasciandola per strada. Ha appunto, come vi dicevo, una ventina d'anni. La motorizzazione è il 1.900 benzina aspirato con 125 cavalli, prestazioni veramente ti inchioda al sedile. Diciamo che trovare un'auto di 20 anni, unico proprietario, sapendo chi l'ha guidata, è veramente raro al giorno d'oggi. E poi se rimanete fino alla fine vi dirò anche quanto l'ho pagata, perché questo è stato veramente l'altro grosso plus. Essendo che io volevo fare un bel progetto di camperizzazione su un van e che il van al momento non riesco a prenderlo, questa si è rivelata essere veramente un ottimo compromesso. Il proprietario peraltro non è mai andato oltre i 130 km/h, quindi praticamente gli sto facendo fare il primo tagliando io adesso. E comunque ragazzi, dovete guardarla molto bene questa macchina, è così brutta da diventare bella secondo me. Guardate che roba, probabilmente è uno dei progetti più fallimentari di casa Mercedes. È un mix tra un cuneo e un mega ferro da stiro, direi che è anche unica nel suo genere, no? È un po' una precursora delle auto da lavoro odierne. Sei stronza però, eh? Ora che ti ci sale in macchina. Adesso però veniamo ai veri plus del motivo per cui ho preso quest'auto. Il primo in assoluto direi che il bagagliaio è enorme, è veramente immenso. Sono circa 115 cm, 310-115 cm di larghezza, 120 cm di altezza. Tirando giù tutti i sedili si arriva a 195 cm di lunghezza. Abbiamo qua il tendalino. Poi c'è nella parte bassa un pianale che viene in fuori, che consente di caricare fino a 115 kg e aiuta l'estrazione dei carichi pesanti. Ha degli agganci rapidi, qui abbiamo i tappetini nuovi che leviamo dai coglioni. Ci tenevo a farvela vedere completamente incasinata perché poi saranno tutti video successivi della trasformazione, così vedete proprio come l'ho presa nel suo stato effettivo. E come vi dicevo c'ha qua degli accessori da attaccare sui pianali, tipo questo qua giù che è un portabici, si sgancia facilmente solamente premendo qua giù, a delle specie di biti a pressione, e questo ad esempio si leva proprio facilmente lasciando tutto lo spazio di carico libero qua col pianale. E anche lui poi si può smontare, ha qua i suoi sganci
cosa che smonterò sicuramente, perché per fare la camperizzazione ho già visto che questo lo devo togliere, perché mi toglie circa una decina di centimetri di altezza. Anche se è un oggetto sicuramente comodo, lo andrò a togliere. Mettiamo le sue chiusure e questo lo rimettiamo a posto. Anche se secondo me... ah no, ecco, infatti mi sembrava, viene fuori molto di più, esce proprio completamente. Come vi dicevo, tiene fino a 100 e passa chili. Adesso vi faccio vedere, mi ci siedo. Se riesco a trovare il modo di integrarlo, potrebbe diventare un'ottima cosa da integrare con la camperizzazione. Poi abbiamo qua due fantastici gavoni, uno con il kit di pronto soccorso e questo che non riesco ad aprire. Presa 12 volt, per la camperizzazione direi di vitale importanza e utilissime le porte scorrevoli. Eccola. Adesso qua c'è il telo del cane, ve lo tolgo. Vi faccio vedere l'altra grande figata di quest'auto. Abbiamo i sedili che, come vi dicevo, possono chiudersi a panino. Questo chiaramente si toglie facilmente, già così aumenta la capacità di carico abbondantemente. Adesso devo capire se creare qua un mobile che si ribalta sopra per avere il letto, anche perché con i sedili abbattuti, arrivando ai sedili davanti, abbiamo appunto quei 190 cm di lunghezza, però loro sono molto alti. Questo spazio qua sono una cinquantina di centimetri, quindi mi toglie un po' di spazio sopra, e come dicevo è alta 120 cm all'interno, e si possono anche ribaltare completamente in avanti. C'è una leva qua e qua appunto, così aumenta ulteriormente lo spazio di carico. Ci si può passare in mezzo, ok che so basso, 1,70 m, però lo spazio c'è. Ma la cosa che andrò a fare sicuramente sarà sganciarli, si vanno a rimuovere del tutto, così da avere il massimo carico di stivaggio. Chiaramente si può togliere anche solamente questo blocco o solamente questo blocco, ma io veramente credo che andrò a togliere tutto. Ah, dimenticavo, abbiamo pure il GPL a bordo. Ho fatto tipo Milano-Viareggio, con 20 euro di GPL sono andato 270 km, quindi ottimo. Dietro com'è? Si sta belli larghi. Qua abbiamo un'altra presa accendisigari, ci ho messo l'adattatore. Qua le plastiche sono chiaramente rovinate, ma me ne sbatte una mazza. Abbiamo integrati dei fantastici tavolincini. Se avete dei bambini c'è una funzione qua fighissima. Praticamente aveva incorporato nel sedile un sedile per bambini. Asuka, vieni qui. Poi se avete un cane potete anche legarlo al portabisci. Adesso Asuka rimane un attimo qua legata perché non si può andare a mangiare le persone. Anche dall'altro lato il sedile per bambini incorporato, non è un mio problema, però è molto figo come accessorio. Ciao Asu. Adesso vediamo un po' la plancia di controllo. Un bel volante con un incredibile lavoro di detailing, anche un navigatore qua che andrò a cambiare con un navigatore sicuramente più recente, un CarPlay. Qui non poteva mancare l'accrocchio di SP Connect magnetico, vanno portaoggetti, airbag. Questa macchina aveva l'airbag qua nella portiera, ci sono alzacristalli elettrici, si aprono, però guardate che figata che è lo spazio a bordo. Un fantastico contachilometri Magnati Marelli. Sentitela, sentite che rombo. Veniamo a noi, facciamo un attimo il punto. Questa è la prima puntata di una serie che vedrà tutta la trasformazione dell'auto. Sarà un po' come la trasformazione della mia moto, e per chi è finito qua per la prima volta sentirà un attimo disorientato, non capirà di cosa cazzo tratta sto canale. Comunque questa è la prima puntata della trasformazione della Mercedes Vaneo. Andrò a fare diversi interventi, verrà fatta una camperizzazione amovibile molto leggera. Andrò a rivedere le sospensioni perché con sta macchina io e la mia ragazza e Asuka andremo in libera, in montagna anche. Quindi voglio che riesca ad affrontare anche delle strade bianche facili o medio facili. Quindi appunto andrò a alzare leggermente l'assetto, metterò delle gomme all terrain un pochino più votate al fuoristrada che all'asfalto. Devo capire cos'è che è compatibile col mio libretto, anzi se avete dei consigli lasciatemeli sotto in descrizione se conoscete l'auto. Verrà fatto un wrapping, visto che ci sono diversi graffi, oscuramento dei vetri per un discorso più che altro di privacy. Cercherò delle soluzioni economiche ma funzionali
per coibentare la parte dei vetri, anche quelle che si possono togliere velocemente. A livello di motore non farò un cazzo, perché tanto sta macchina qua non è che abbia chissà che tipo di prestazioni, deve rimanere una macchina estremamente funzionale. Ho dimenticato di dirvi, quando l'ho presa la macchina aveva fatto l'anno prima le sospensioni e la trasmissione, anche se poi le sospensioni io appunto probabilmente andrò a cambiarle, e ho dovuto farle invece il GPL perché la bombola aveva 10 anni e dovevo cambiarla. Andrò sicuramente a comprare una power unit o Bluetti o Aferi per tutta la parte dell'impianto elettrico. Lo farò con una power unit, non vado a creare una roba strutturata con tutti i vari passaggi, ma faccio tutto con la power unit. Andrò sicuramente a mettere un portapacchi sul tetto un pochino più ignorante, che mi dia la possibilità di metterci la ruota di scorta e dei gavoni, e anche un bel pannello solare per ricaricare la power unit. Sicuramente ci sarà il modulo cucina e poi metteremo un VC a secco. Adesso vediamo la parte che vi interessa. Auto di 20 anni, 150.000 km, mai incidentata, unico proprietario, peraltro proprietario di cui mi posso fidare ciecamente. Impianto GPL, ho dovuto cambiare la bombola, quindi lì si aggiungono 600 euro dell'intervento. È sempre stata tagliandata ogni anno, anche se non raggiungeva il chilometraggio, perché sta macchina ha fatto circa 5-6.000 km l'anno. Bene, secondo voi quanto l'ho pagata? L'ho pagata meno di quello che costa un motorino oggi. Sono molto contento, anche perché poi le modifiche che andrò a far sopra costeranno abbastanza, quindi sono contento di aver abbattuto la parte di acquisto dell'auto. Però non ve lo dico quanto l'ho pagata, ve lo dico nel prossimo video. Lasciate sotto le vostre idee e vediamo chi è che ci si è avvicinato di più. Se vi piacciono questi video, ragazzi, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, e più che altro tenete presente che da oggi su questo canale ci sarà anche la serie della Mercedes Vaneo. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi, ciao!